Qualcuno ha detto che la storia è scritta dai vincitori. E quando riscrivi la storia, un traditore diventa un patriota, un ladro, un benefattore, un assassino, un eroe. La verità è sempre lì, davanti ai nostri occhi, ma bisogna saperla guardare, costi quel che costi, e avere il coraggio di separarla dalla menzogna, come l'oro dal fango. Ecco, svelato l'inganno. Niente è paragonabile alla gloria e all'onore di chi tutto ha sacrificato per difendere la religione, la tradizione, la verità, anche a prezzo del proprio sangue. Verona. Verona Fidelis. Dopo aver ucciso il proprio legittimo sovrano, Luigi XVI, sterminata la sua famiglia e fatto perire nel carcere della Torre del Tempio il Delfino all'età di 10 anni, abbattuta la monarchia, perseguitati il culto e la religione cattolica, la Francia rivoluzionaria, già ubriaca dei massacri del terrore, viene coinvolta in una serie di guerre con le altre potenze europee. Gli stati italiani e la Repubblica aristocratica di Venezia conoscevano purtroppo allora una triste decadenza morale. Gran parte del patriziato era infiltrato dai principi libertari e libertini della Rivoluzione francese. Indifferente alla religione, imborghesito, disinteressato del bene pubblico, spesso affiliato a logge massoniche nelle quali si contavano moltissimi professionisti ed anche sacerdoti e vescovi. E t'ho sentito, Colombina! Cosa gli ha combinato in Francia i giacobini? Ah, mi non so niente, Arlecchino. Mi sono una butela che tase, che piace e che la staserada su in te le case. Ma dimmi, che son curiosa. Sali combina, sti giacomini? No, i re giacobini! O te sei proprio una marantega! Cosa gli ha fatto? Dal buon non te sai niente! Allora, me contito o non me contito? Ara che longa la stufa! Jacopa! E rebieti! Porocancalu! Cosa te me disi? Me vien da pianza! Puari, ma cosa che avevano fatto sti giacomini? Giacobini! Non sa mia capio ben! Fatto sta che... Zac! I gatai al copin! E adesso in mandata a Parigi anche al general Malaparte a far su tutto un destriga. Ma guarda qua, sto bel pangotto. Te piace lo Colombina? Guarda. Sa te serve il bastone, Arlecchino? Puto darmi a me che sono una buona butela? Ma va là, siocca, sai to capio, ma non capisci mai niente ti. Le il me regal per Malaparte quando viene a Verona. Chi è che vuole presentare a me un regalo? Merci, siete voi bella, madamigella. No, oh che paura, mi nascondo. No, signor Malaparte, assontimi questo bel damigello, Arlecchino da Bergamo della Val Brembana. Oh, messer Arlecchino, accetto di buon grado il vostro presente. Anzi, se non me lo date in mantinente, me lo prendo da me. Io me ve lo rendo de buon grado, caro generalissimo Malaparte. Ciapa, senti che bello. Che brutto regalo, che male, parbleu, non vengo più a Verona. Ai. Verona
si discosta alquanto da questo quadro poco confortante. Un moderato benessere economico è diffuso anche nelle classi sociali meno abbienti. Il patriziato veronese, proprietario di cospicui fondi nel contado, migliora le condizioni di vita delle campagne. L'amplissima autonomia amministrativa e giurisdizionale di cui gode Verona e la irrisoria pressione fiscale non fanno che accrescere il filiale affetto delle popolazioni verso la Serenissima. Nel marzo del 1796 Napoleone Bonaparte, un oscuro ufficiale corso, giunge al comando dell'Armata d'Italia. Ha l'incarico di aprire un fronte secondario rispetto a quello del Reno contro l'Austria imperiale. Soldati dell'Armata d'Italia, di fronte a voi un paese ricchissimo, il più ricco del mondo. Ma non vi spaventi l'impresa, perché i tiranni d'Italia... A morte i tiranni! A morte! A morte! A morte! I tiranni d'Italia hanno i giorni contati, perché con voi, miei soldati, io compirò un'impresa che rimarrà scolpita nella memoria della rivoluzione. Evviva la rivoluzione! Evviva! Non ci serve nulla. Ci basta il nostro coraggio e la nostra fierezza. Liberiamo quei poveri popoli che vivono schiavi sotto il tallone dei preti e il giogo degli aristocratici. Morte ai preti! Morte ai preti! E allora andiamo, andiamo! Io vi do le loro donne, vi do le loro case, il loro oro. Io vi do l'Italia, è vostra! Se Bottendorf si sta ritirando da Lodi. Generale, dobbiamo aspettare per contrattaccarlo. Se avessi altri 5.000 uomini lo farei. Dobbiamo attestarci su Mantova se non vogliamo subire un'ennesima sconfitta. Ma la strada più breve passa per i territori veneziani. Gli uomini sono stanchi e affranti. Dovremmo proprio passare di là. Ma Venezia è neutrale. Non si può rimanere neutrali davanti a questi barbari. Occupati il Piemonte e la Lombardia austriaca col pretesto di inseguire gli imperiali in fuga, Bonaparte invade anche i territori neutrali della Serenissima Repubblica di Venezia. Il 1 giugno 1796 Napoleone entra in Verona con le micce accese ai cannoni dell'ostilità generale. Subito i suoi si distinguono in ruberie ed in pietà, infischiandosene della neutralità veneta ed impossessandosi delle fortezze e del relativo armamento. L'atteggiamento dei soldati francesi ingenera ben presto la reazione dei veronesi e soprattutto dei soldati schiavoni che quando possono vendono cara la pelle. I francesi ci temono. Li odiamo perché non rispettano niente e nessuno. Pensano di essere padroni di tutto. Siamo soldati del reggimento Medin di stanza a Verona. Questa è la nostra bandiera. Siamo schiavoni, veniamo dall'altra parte del mare. Siamo armati di palosso, che è la nostra spada, e di fucile, ma senza baionetta. E quando andiamo all'arrembaggio non ci serve altro. Io questa neutralità proprio non la capisco. I veronesi sono stufi di questa neutralità. Uno di questi giorni succederà un disastro. Una bel fifì per me. Posso aiutarla, vero? Non serve. Ah, lasci che l'aiuti. Effettivamente potresti aiutarmi. Vinti gli austriaci ad Arcole e a Rivoli,
Caduta Mantova, ultima roccaforte imperiale in Italia, nel marzo 1797 il piano di sovvertimento della Serenissima è congegnato. Bonaparte spinge un pugno di giacobini bergamaschi e bresciani ad un colpo di Stato per staccare Bergamo e Brescia dalla Serenissima. Nascono così due repubbliche indipendenti che sono soltanto dei fantocci protetti dalle baionette rivoluzionarie. Mon General, bisogna muoversi. Ogni istante è prezioso. Leggete, Augereau. Leggete cosa scrive Landrier. Landrier, questo falso prete. Mantova è caduta. L'Italia intera è sotto il dominio francese. Manca solo Venezia. Basta la mia divisione per conquistare quella palude. Basta con questi scrupoli. Basta mettersi nelle mani di questi... Certo, mio buon Augereau. Potremmo invadere la Serenissima, ma loro si sono sempre dichiarati neutrali e hanno lasciato passare le nostre truppe. Non hanno mai dato nemmeno un pretesto per la guerra. Facciamolo. È il momento giusto. Nessuno ci potrà fermare. E voi volete, Augereau, che il grande generale Bonaparte, liberatore dei popoli, si accanisca contro una povera vecchia come un ladro di polli? E quello? Quello sarebbe il toccasana? La soluzione? Fare in maniera che Venezia passi dalla parte francese? Un colpo di Stato! A Bergamo, a Brescia, avete letto? Non aspettano che il segnale. I nostri amici a Verona sono già sul piede di guerra e se cade Verona è fatta. Gli italiani sono tutti codardi. E questi democratici, questi giacobini, fanno ridere. Sono 4 gatti e sono odiati da tutti. I numeri non contano, Augereau, se dietro ci sono le nostre baionette. Ecco la petizione, capitano. Il popolo di Bergamo ha decretato. Rivuole la sua libertà. Se il tiranno veneziano non la cede con le buone, Bergamo tornerà libera con il sangue. Sì! Morte al tiranno! Per Bergamo! Muoia Venezia! Miei cari amici, è il momento dell'azione. La libertà non si conquista con le parole. Io vi guiderò fin dal podestà. Nessuno fermerà un francese. Seguitemi e abbiate fiducia. Bergamo finalmente rinasce e torna al suo stato naturale. Sì! Libertà! Seguiteci! Libertà! 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 Che cos'è questa invasione, l'ermitta? Che cosa volete che non vi abbiamo già regalato o che non vi siete preso? Io non voglio nulla, signore. È il popolo di Bergamo che pretende la sua libertà. Questo è uno scritto podestà che suggella la volontà della nazione bergamasca. I bergamaschi hanno bisogno dei francesi per suggellare la loro libertà. Non è il momento per lo spirito. Si è cianciato abbastanza. Venezia è sorda alle grida del nostro popolo. Signor Ottolini, voi dovete immediatamente lasciare la città. Il governo della Repubblica di San Marco in Bergamo non è più ben accetto. Vi garantisco comunque, in nome della generosità francese, un felice ritorno. Protesto il mio più ampio dissenso, ma mi vedo costretto a cedere a questo sopruso che voi, capitano, state così generosamente favorendo e incoraggiando. Maledetti! Avete sentito? Mio cugino è appena tornato da Brescia e mi ha detto che tutta la città è diventata giacobina.
E anche a Bergamo è successa la stessa cosa. Ma noi siamo veronesi, non siamo mica giacobini. Noi siamo per San Marco. Quelli di Brescia vogliono venire qua a Verona e farci diventare tutti giacobini e farci passare con i francesi. Guarda, che vada tutto in malora piuttosto. Ma questa volta ammazzo qualcuno, ammazzo. Guardate là, quei francesi che sghignazzano ubriachi alle nostre spalle. Questa è terra di San Marco. Questa è Verona. Viva San Marco! Viva! Podestà Contarini, che cosa si poteva fare di più per tenere Brescia e Bergamo? La conoscete anche voi, la politica della Repubblica. L'hanno detto e ridetto. Neutralità con la Francia. Lo so bene, eccellenza. Fatto sta che ora tocca a Verona, se la notizia è vera. Lo sentite anche voi? Qui sono pronti a tutto. Quello che ordina il principe, signor Podestà, si farà anche a Verona. Conte Milei, provveditore del comune, chiede umilmente udienza alle vostre eccellenze. Caro provveditore, prendete un po' di cioccolato? Eccellenze, ho appena incontrato 2 mercanti che provengono dal Bresciano. Dicono che Lo avrebbero... sappiamo, Conte, quello che si dice. Una colonna di ribelli sta per entrare nella nostra provincia. E allora, se lo sapete, che cosa intendete fare? Che cosa fa Venezia? Non faremo, caro Emilei, né più e nemmeno di quello che ci ordina il Serenissimo Principe. A Verona non si vedranno le scene di Bergamo e di Brescia. Il popolo vuole difendersi, vuole le armi. Lo devono sapere Venezia e anche i francesi. Che cosa state insinuando? La Valpolicella è già tutta armata e più di 1000 cernide sono sul piede di guerra. Verona e tutta la sua provincia chiedono al Serenissimo Principe di difendersi dai ribelli. Vogliono la leva di massa. Umilieremo a Venezia un'istanza tanto nobile e generosa. Noi, il provveditor straordinario di terraferma battaglia ed io, Podestà e vice capitano di Verona, appoggeremo di cuore quanto, signor provveditore, ne state domandando. Verona dà subito prova della sua lealtà al legittimo governo e chiede al Senato Veneto di armarsi per difendersi dai giacobini bergamaschi e bresciani, o meglio, dai francesi. Nel marzo di quell'anno, così 40.000 veronesi in armi, fra cui i contadini delle Cernide, guidati dal generale Maffei, si schierano sul confine col bresciano e giungono addirittura ad assediare Brescia. La coccarda giallo-azzurra coi colori cittadini è il loro emblema. In città con i francesi barricati nei castelli è tutto un pulire spade e lucidare moschetti. Tutte le porte sono sorvegliate a vista dalla Guardia Nobile, una milizia volontaria appositamente costituita dalle autorità veronesi. Venezia, tuttavia, pur di tener fede al principio della neutralità, proibisce ai veronesi qualsiasi atto ostile contro i francesi. Conte Milei, Conte Milei. Malenza, è solo per il rispetto che nutro per vostro padre che ho accettato di incontrarvi. E avete fatto bene, se volete salva Verona. Spiegatevi. Leggete e capirete. Sono i vostri amici giacobini? Sono i congiurati. Vogliono far di Verona quello che hanno già fatto a Brescia, a Bergamo, a Crema. E sarà anche peggio se non interverrete subito. Tradite i vostri amici o c'è dell'altro? Voglio salva la mia patria. La notte di Pasqua è il momento. Bopual romperà gli indugi. Si assalteranno i palazzi. Si ucciderà il podestà. Si massacreranno i provveditori. L'esercito francese interverrà, ma in realtà scaccerà i veneziani. E allora... Non accadrà. Se avete tradito la vostra patria, questo vi riscatterà. Agite in fretta. Bisogna prendere i pesci nella rete.
Di quel Malenza non mi fiderei troppo, Poiana. Un amico francese mi ha riferito che l'ha visto con il provveditore Emilei. È un vagabondo, non si sa di cosa viva. Sì, è un tipo strano, ma ora tocca a questa maledetta città. Tutto è pronto. Stanotte il portone del palazzo sarà lasciato socchiuso. E Bopual ci ha assicurato il suo aiuto, caro Castagnetti. Ma ecco i fucili e le spade. Prendete. Aprite! In nome del podestà, aprite! I veneziani! Presto! Arrestateli! Arrestiamoli. Stefano, qui. Cosa nascondevate, Poiana? Ah, vi servono per la caccia. Lasciatemi! Ve ne pentirete! Il carnevale è già finito da un bel pezzo. Questo giorno deciderà della vostra testa. La mia testa è ben salda sul collo. Vincenzo Poiana, Alessio Castagnetti, vi dichiaro in arresto per cospirazione contro lo Stato. Portateli via! Viva San Marco! Viva San Marco! Bopual, ma cosa sta succedendo in città? I cittadini sono tutti armati, occupano le piazze, le strade. Che ne è della neutralità di Venezia? Solo parole. Verona ama giocare a fare la guerra e alzare la voce. Ma stanno arrivando le nostre colonne da Milano. Intanto castelli e porte sono già in mano nostra. Spero bene che sia così. Vedo troppo movimento, troppo fervore in città. Prevedo guai. Siamo pronti ad ogni evenienza, generale. Ho fatto raddoppiare le pattuglie in città e le guarnigioni delle porte. Ma la congiura degli amici di Francia è fallita, colonnello. Quella vostra ridicola e fanciullesca congiura, vostra e di Landria. Adesso che anche l'ultimo dei veronesi sa che abbiamo organizzato noi tutto questo, ci costerà parecchio sangue. Ma in fondo il Senato veneziano è dalla nostra parte, generale. Il podestà non farà mai nulla. Neutralità è la parola magica, la nostra forza. Lo spero bene, perché io mi sento come un sorcio in trappola in questi castelli. Voi non avete idea di come può diventare feroce un popolo quando gli si toccano le proprie donne, le proprie case, la propria religione. Che succede? I vostri amici. Questa è terra della dominante. Generale! È arrivato un messaggio da Castelvecchio. Il comandante Carrer chiede rinforzi. Abbiamo perso il controllo. Nelle strade sono scoppiate delle risse, soprattutto contro questi maledetti schiavoni. Alcuni feriti, altri hanno disertato. Bopual, se inviamo altre truppe sarà considerato un atto di guerra. Sarà un finimondo, una catastrofe. La situazione ci sta sfuggendo di mano.
Sì, avete ragione, generale. Dobbiamo assolutamente riprendere l'iniziativa ed evitare che questi piccoli fuochi si trasformino in un grande incendio. Dobbiamo assolutamente bombardare la città. Volete che scoppi il finimondo? Un bagno di sangue? Non aspettano altro per saltarci addosso i veronesi. Facciamo capire a questa marmaglia che i francesi non scherzano, che non possono aggredire impunemente i nostri soldati. Se ci considerano nemici, li tratteremo come nemici della Francia e della rivoluzione. Lo ripeto, dobbiamo assolutamente bombardare la città. Non c'è altra scelta, generale. È una decisione grave, Bourpoil. È irrevocabile. Ma forse potrebbe avere un senso. Forse sì. Facciamolo. Quando siete pronti, procedete pure. Siamo già pronti. Cos'è questo chiasso, questo baccano? Non vedete? I francesi ci bombardano dai castelli! Che disgrazia, che paura! Oh, Santa Vergine, nascondiamoci, che paura! Sono i francesi che devono aver paura di noi! Appena uno di quei cani mi capita a tiro, lo uccido! Sì, sì! Viva San Marco! Alle 17 del 17 aprile 1797, lunedì dopo Pasqua, durante i Vespri, le batterie dei castelli sovrastanti la città, in mano ai francesi, iniziano a cannoneggiare Verona. I veronesi esasperati insorgono come un solo uomo al grido di Viva San Marco, mentre le campane a martello avvisano anche il contado che la sollevazione generale è iniziata. Iniziano gli scontri per le strade. Pierre, François, avec moi. Le Vénitien.
All'attacco! Li ho finiti! Colpi, colpi! Non posso ricaricare! Signore, siamo rimasti senza munizioni. Dal castello non abbiamo più ordini. Ci hanno tagliato tutte le vie di fuga. Abbiamo dei feriti anche gravi. Qui stanno per morire. Siamo senza acqua. Merda. Dammi il fazzoletto. Signore, abbiamo feriti gravi che rischiano la morte. Cedete le armi. Sarete nostri prigionieri e avrete salva la vita. Cureremo i vostri feriti. Conoscerete la generosità dei veronesi. Messieurs, mi appello al vostro onore. Avete la mia parola. Viva San Marco! Viva San Marco! Viva San Marco! Sì! Viva San Marco! Viva San Marco! Viva San Marco! Viva San Marco! Ben presto sono liberate tutte le porte della città, mentre i francesi mantengono il controllo sui forti delle colline e Castelvecchio, che viene stretto d'assedio. Castelvecchio alza bandiera bianca. Viene ordinato il cessate il fuoco, ma i rivoluzionari francesi, scorgendo che gli assedianti imprudentemente si erano troppo avvicinati al castello, aperte le porte, ne approfittano per scaricare a tradimento contro di loro un cannone a mitraglia, facendone strage. Sul lago, il generale Maffei, attaccato dagli eserciti francesi provenienti da Milano, deve arretrare, fedele alla consegna del Senato di non scontrarsi con essi. Ma a San Massimo e a Santa Lucia, il 20 aprile, si ingaggia battaglia aperta. Lo scontro volge in un primo tempo a vantaggio dei soldati veneti, ed è quella l'ultima volta che la vittoria arride a San Marco. Ma poi, sopraffatti dal numero, essi sono costretti a ritirarsi fra le mura. Generale Maffei! Generale Maffei! I francesi hanno schierato l'artiglieria sulla collina! Schierate subito la fanteria! Dobbiamo raggiungere immediatamente Verona! Guarda
Chargez vos armes! Charge à volonté! Marcia! Avanti! Alto! Viva via! Alto! Viva via! Giù! Viva via! Alto! Alto! Viva via! Eccolo via! Passo i vatti! L'aspetto! Generale, quali sono gli ordini? Attaccate i francesi! Sul lato destro! Il generale Maffei ordina di attaccare sul lato destro. Ricevuto, Brate è a posto. Generale, ci stanno attaccando sul fianco sinistro. Cosa aspettiamo a far intervenire la cavalleria? Fermo. Non è ancora giunto il momento. Giù! Dobbiamo raggiungere Verona! A tutti i costi!
Avanti. Dispaccia da Padova. Il comandante Victor si muove con le truppe. Generale, Victor con la sua divisione sta arrivando da Padova. L'assedio di Verona è completato. Non ci resta che aspettare la resa. Suggerisco, generale, di lasciare aperta una via per Vicenza. I veneziani l'hanno già percorsa una volta e potrebbero rifarlo ancora visto che tutto è perduto e Verona rimarrebbe alla nostra mercé. E sia. Basta che sia finita questa faccenda. 8 giorni di combattimenti. Abbiamo avuto morti, feriti, più di 1000 dei nostri uomini sono stati catturati. Dobbiamo chiudere. Bonaparte non mi perdonerà tutto questo. Bisogna che la resa sia senza condizioni, generale. Poi troveremo i responsabili di questo massacro. Il colonnello Landry ha ragione. Questo non è stato un atto di guerra. È stato un atto vigliacco di questi italiani, come ai tempi dei Vespri siciliani. Ricorderà, vero, generale? I Vespri siciliani? I soliti italiani, generale. Ora come allora. Assassini di donne, civili e feriti indifesi. Nella vostra relazione al generalissimo Bonaparte, questo fatto deve essere rimarcato. Altrimenti ne va di tutti noi, generale. È stato un massacro, come ai Vespri siciliani. Ai Vespri veronesi, semmai. Ma è Pasqua. E Pasque veronesi siano. Circostanze terribili ci inducono a sottrarci cautamente alla ferocia dei francesi e alla frenesia dei veronesi. Nel trattato di pace è stato messo un articolo che riguarda la sicurezza della vita e delle proprietà della popolazione. Per questo ci siamo determinati, in qualità di rappresentanti del Serenissimo Principe, di rendere nullo il nostro assenso a quelle inique condizioni e a porre il popolo veronese nella piena libertà di decidere il da farsi. Non fu il timore della prigionia né della morte che ci hanno condotto a questa decisione, ma la considerazione che mancava la più lontana speranza, o di moderare la feroce fermezza dei francesi, o l'egualmente feroce furore del popolo veronese. Guardate chi si è presentato. In nome della città di Verona, chiedo formalmente a lor signori di giungere quanto prima a una pace onorevole. Verona ha mostrato a sufficienza il suo valore e questo popolo si appella alla generosità della nazione francese. Le sue azioni sono state mosse dal solo desiderio di difendersi dai ribelli. E mai... Contemi lei! Ma con quale coraggio vi appellate alla generosità di una nazione i cui soldati sono stati vilmente attaccati dai vostri soldati e dai vostri concittadini? E non penso solo ai soldati, penso anche alle donne e ai bambini. No, provveditore, no! Questa città e i suoi abitanti dovranno essere puniti per gli atti di violenza compiuti contro i figli di una nazione neutrale, di una repubblica amica che sono qua solo per difendervi dalla soldatesca austriaca. Voi sapete, signori, che queste sono solo menzogne. Non aggravate oltre la vostra posizione, cittadino. Fatelo uscire. Provveditore, attendete fuori le condizioni di resa. Provveditore, ecco le condizioni di resa. Primo, ad un commissario francese saranno affidati tutti i prigionieri. Secondo, tutte le armi saranno consegnate. Terzo, se un solo cavallo o una sola vettura uscirà dalla città, la capitolazione si intenderà rotta. Quarto, 16 ostaggi saranno prigionieri a garanzia dell'accordo, tra i quali il podestà Contarini, il vescovo Avogadro, i 2 provveditori della città, Emilei e Giuliari, i fratelli Miniscalchi e il marchese Maffei. Sono condizioni dure e ingenerose, signori. Ma purché sia fatta salva la vita, le proprietà e la religione dei veronesi, ho il mandato di accettarle. Va bene.
Provveditore, consegni la sua spada. Sul tavolo. Assediata da 5 eserciti, bombardata giorno e notte, tradita dai provveditori veneti che l'abbandonano pur di non violare la chimerica neutralità, Verona capitola il 25 aprile 1797, giorno di San Marco, dichiarando al tempo stesso cessato il dominio veneto su di essa. Disarmato il popolo, resi inservibili i cannoni, presi in ostaggio i 16 più eminenti concittadini, il 27 aprile i francesi rientrano in Verona. Per prima cosa saccheggiano il Monte di Pietà, la banca dei poveri. Vengono imposte contribuzioni enormi, depredate le opere d'arte. La guarnigione veneta viene deportata in Francia. I più non ritorneranno. Ora per i pochi giacobini veronesi è giunto il tanto atteso momento della vendetta. Fermi! Non vi permetto di entrare! Togliti di mezzo! Chi cercate? Il cittadino Verità! Sono io! Voi siete in arresto. L'accusa è quella di essere il capo della congiura contro l'armata francese. Via! Ale! Via! No! Ale! Fermi! Mi accusano di aver offeso i francesi con una lettera che inviai a un mio confratello di Treviso. Gli ho scritto quello che ho visto a Santa Lucia, un piccolo villaggio a poche miglia da Verona, mentre tornavo da Villafranca. Gente assassinata, fucilazioni, la chiesa bruciata, il prete ammazzato, donne violate e la profanazione del Santissimo Sacramento del Signore. Andiamo, frate! Dai, andiamo, andiamo! Questi cani calpestano anche i diritti di Dio. Monsignore, accomodatevi. Caro Conte, hanno arrestato mezza città, poteva mancare anche il vescovo? Ma quali accuse si sono inventati contro di voi, Vostra Eccellenza? Mio caro provveditore, in verità non sono stati quei forestieri, sono stati i veronesi, anzi, i sacerdoti dicono che dall'alto del pulpito predico la morte dei giacobini. Il popolo non ha bisogno di queste prediche, ma chi sono questi preti? Tra le persone di chiesa ne esistono alcune che inclinano verso le menzogne della rivoluzione. Don Venturi, Don Munari Somasco, Don Pogliana e alcuni di cui io preferisco tacere. Ah, ma non mi lamento, sono in buona compagnia. Cittadini, la città di Verona si è macchiata di un delitto esecrando. Ha massacrato senza pietà i soldati della libertà. Quale pena, vi chiedo, è paragonabile ad un così efferato delitto? Al fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Mutiamo il nome di questa città aristocratica e fanatica, perché se ne perda per sempre la memoria. Sì, a morte Verona! A morte! Propongo, cittadini, di chiamarla Egalitopoli, la città della fratellanza e dell'eguaglianza. Sì, a morte Verona! A morte Verona! Non vi è dubbio, cittadini, che la ragione principale di quanto è accaduto abbia un solo nome. Fanatismo! Sì, morte a Verona! Morte a Verona!
A Leuben ho sottoscritto con l'imperatore un preliminare di pace che mi garantisce il possesso della Lombardia. È la ratifica delle mie conquiste in Italia. L'imperatore insisteva sulla sopravvivenza di Venezia, nell'antico dogado, perlomeno. Ma dopo che il Senato ha devoluto il potere in mano ad una municipalità giacobina, non è più della stessa idea. Venezia pensava, con la sua neutralità, di sopravvivere indenne alla bufera. Che politica miope! Avrei preferito che avessero fatto come Verona ed affrontato le mie truppe a viso aperto. Verona. Il 6 di questo mese ho dato ordine al generale Augereau di mettere in atto tutte quante le misure punitive che una simile popolazione riottosa e fanatica si merita. Requisizioni, imposizioni, sequestro dell'argenteria di tutte le chiese. E non è finita qui. Il generale Augereau deve mettere sotto processo i principali responsabili di quel massacro. È già stato trovato un termine appropriato. Le Pasque di Verona, le Pasque veronesi. Penso sia un'idea di Beaupoil. Io ho distrutto il vostro paese, che non sarà mai più come prima. E voi mi ammirate, mi esaltate, mi dedicate vie, strade, palazzi, statue. Signor Conte, posso scambiare con lei qualche parola? È della massima importanza. Generale Chasseloup, può forse un prigioniero rifiutare qualcosa a un suo carceriere? Non crediate che tutti i francesi approvino ciò che sta avvenendo a Verona. Io sono qui per questo. Mi sta a cuore il vostro destino e quello dei suoi sfortunati concittadini. Questo le fa grande onore, signor generale. Ma non credo che i suoi connazionali ci odino al punto tale da volere il nostro sangue. Mi ascolti bene, Conte. Bonaparte esige che a Verona molte teste cadano. Perciò quello che le sto per dire è della massima importanza. Avrei preso personalmente le vostre difese, ma il comandante in capo me lo ha proibito. Ma è così grave la situazione. Non è sufficiente tutto questo. C'è anche chi vuole il nostro sangue. Signor Conte, lei sarà il primo ad essere sottoposto al Consiglio di guerra, che sarà presieduto personalmente da Beaupoil. Pertanto, ciò che dirà o farà sarà fondamentale. Come dunque devo comportarmi? Voi e il vostro difensore dovete battere solo e soltanto su un punto: che il tribunale militare non è competente per giudicare un suddito veneziano. Venezia non era in guerra con la Francia. Pertanto non potrete essere trattati da nemici. Mi sembra un'ottima soluzione. Vi ringrazio. E badate, qualsiasi cosa diranno o grideranno, voi dovete insistere su questo e non cercate di scendere sul loro terreno. Potrebbe essere la sola e unica vostra ancora di salvezza. Bene, è tutto. Addio. Fate entrare il cittadino Francesco Emilei, del Fu Pietro. Infame! Maledetto!
Maledetto! Assassino! A morte! Assassino! A morte! Assassino! AD 26 Fiorile, anno quinto della Repubblica Francese. È convenuto davanti al Consiglio di guerra il cittadino Francesco Emilei, del Fu Pietro, ex provveditore. Si proceda con la lettura dei capi di imputazione. Signor Presidente, intendo fare una dichiarazione a nome del mio assistito. A morte! A morte! A morte! La difesa intende fare una dichiarazione. Se l'ufficiale difensore ritiene di avere qualcosa di importante da dire, ne ha la facoltà. Signor Presidente, signori ufficiali, voglio richiamare all'attenzione di questo Consiglio di guerra che all'epoca dei fatti la Serenissima Repubblica era territorio neutrale. Pertanto si potrebbe ritenere che questo Consiglio di guerra non abbia la giurisdizione per poter giudicare l'operato dell'imputato. Egregio ufficiale difensore, lei ha detto bene. All'epoca dei fatti. Oggi la Repubblica di Venezia non esiste più. La sua richiesta viene respinta. Si proceda con i capi di imputazione, capitano Maior. Colonnello, voglio che sia messo a verbale che questo tribunale non ha il diritto di giudicare un suddito della Repubblica di San Marco. Non si tenga in alcun conto, né si verbalizzi quanto affermato dall'imputato sulla competenza di questo Consiglio di guerra. Piuttosto, cittadino, cosa rispondete alle gravissime accuse portate nei vostri confronti? La tirannia è morta, il tiranno è caduto! A morte! A morte! A morte! Innumerevoli testimonianze a carico dell'imputato dimostrano chiaramente come lo stesso sia stato il principale artefice, istigatore e provocatore della rivolta delle truppe venete il 28 Germinale appena trascorso, ai danni dei civili e dei militari francesi presenti qui a Verona. Voi non avete alcun diritto! Assassino, non te lo meriti! Cittadino, questa insistenza non aiuterà ad evitare il processo. I fatti sono gravissimi. Se il cittadino Emilei si rifiuta di rispondere, queste sono le carte che rispondono per lui. Si tratta di numerose testimonianze, anche di ufficiali, i quali accertano la responsabilità dell'imputato nel massacro di soldati francesi. A morte! A morte! A morte! A morte! A morte! A morte! A richiedere ed ottenere da Venezia l'armamento in massa dell'intero territorio. Fu lui ad organizzare, sotto il pretesto di difendere la città dai ribelli, il massacro sistematico dei soldati francesi. Insomma, senza il decisivo intervento dell'ex conte Emilei, Verona avrebbe goduto di tranquillità e soprattutto non si sarebbe macchiata di cotanti delitti. Cittadino Verità, non risponde forse al vero che voi eravate del partito austriaco e che avete armato decine di soldati imperiali per farli combattere contro i francesi? Non è vero forse? Messie Malenza, ci rivediamo? Le accuse sono molto gravi. Spia, falso patriota, capo di pattuglia, ladro di beni francesi. No, non andiamo tanto bene, no? Proprio no. Grazie ai Poiana mi trovo in questa commedia. Spero che non sarò moschettato e un giorno, uscito da questa prigione, qualcuno finirà all'inferno, a costo di farmi impiccare. Reverendo, riconoscete questa lettera? L'avete scritta voi? Sì, è quella che il 1° maggio scrissi al mio confratello, padre Arcangelo. E anche questa
fu scritta da voi. Questa era per l'arciprete di Custozza, ma poi non ho fatto in tempo a inviarla. Anche quella frase che ho sottolineato è di vostro pugno? Sì. Vorremmo sentire dalla vostra voce proprio quella frase. La legga a beneficio della corte. Siamo caduti veramente in mano dei francesi, che sono peggiori dei cannibali. Avanti, avanti, leggete fino in fondo. Perché i cannibali alzano le mani solo contro gli uomini, mentre i rivoluzionari francesi le alzano anche contro Dio. Mi basta. E del vescovo? Secondo voi? Che ne facciamo? Monsignor Avogadro è salvo. Vino eccellente, squisito. Assaggialo. Viene dalla Valpolicella. Sì, buono, buono, sì, certo, ottimo. Ne ho una ventina di casse. Vengono dalla cantina di Sua Eccellenza Reverendissima. Me le ha regalate il vicario. Ce n'è qualcuna anche per voi. Allora, dov'è che devo firmare? Comandante, abbiate pietà. Mio marito è innocente, salvatelo. Madame, ma chi è vostro marito? Augusto Verità. Risparmiate i nostri amici e parenti. Non macchiatevi di questo massacro. Massacro? Ma quale massacro? Madame, mi dispiace, tutto è ormai deciso. Non possiamo fare più nulla. Silenzio! Il Consiglio di guerra, allo scopo di giudicare Francesco Emilei, ex provveditore civile di Verona, Augusto Verità, Giambattista Malenza, Pietro Sauro, Stefano Lanzetta, Andrea Pomari, Agostino Bianchi e padre Luigi Maria da Verona. Lettura fatta delle prove, considerando che tutti costoro hanno istigato, provocato e partecipato attivamente alla rivolta del 28 Germinale passato con il massacro dei francesi, condanna i sopracitati Francesco Emilei, ex provveditore di Verona, Augusto Verità, ex nobile, Pietro Sauro, calzettaio, Non ci credo. No, no! Stefano Lanzetta, parrucchiere, Andrea Pomari, tagliapietra, Giambattista Malenza, possidente, Bugiardo! Agostino Bianchi, oste, e il padre Luigi Maria da Verona alla pena di morte mediante fucilazione da mettere immediatamente in esecuzione. Signor colonnello, non è possibile tanta fierezza. Conceda loro la grazia. Voi, eccellenza, siete libero. Aiutante, andiamo, via, via. Un momento, fratello. Monsignore, monsignore, ci dia la soluzione. Ci benedica. Ego vos absolvo, ab omnibus censuris et peccatis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amen. Affrate! Arc! Giù!
Fuoco! Forte, arm! La pace di Campoformido, sottoscritta da Francia e Impero il 17 ottobre 1797, stabilì che la terraferma veneta passasse sotto la sovranità della Casa d'Austria. Il 21 gennaio 1798, così, le truppe imperiali comandate dal barone Wilhelm von Kerpen da Porta Nuova entrano in formazione di parata in città, accolte da una popolazione in delirio. Eccellenza, sentite queste espressioni di giubilo? È la voce sincera del buon popolo veronese. La nostra gente ha sofferto molto, ha patito numerosi lutti. Eppure lo stendardo che vi accompagna rappresenta il pegno della pace e della tranquillità. Monsignore, Sua Maestà Cesarea è consapevole della lealtà e virtù di questo popolo. Verona ora è sotto l'ala del Sacro Romano Impero. Le antiche istituzioni che la follia di pochi ha sovvertito verranno restaurate. Con la benedizione di Santa Madre Chiesa, ecco le chiavi della città di Verona. La Santa Fede cattolica tornerà a far brillare di nuovo la luce della verità sulle rive dell'Adige. In nome di Sua Maestà Imperiale Francesco II della Casa d'Austria, accetto di buon grado questa prova di fedeltà e di dedizione. Verona, davvero meriti che la tua vera storia torni alla luce. Ecco, un compito che vale una vita.